Che sia un limite lo dimostra ampiamente il periodo in cui siamo, per cui la vulnerabilità in sé è un limite. Però dall'altra parte è evidente che sia una caratteristica preziosa. Io l'altra sera riflettevo su questo, ho visto questa intervista a Kim Gordon dei Son Cute, che è un po' un mio riferimento musicale essendo cresciuto in quegli anni. Lei diceva questa, che secondo lei l'unica esibizione veramente buona è quella nel momento in cui ti rendi vulnerabile ed esci dalla tua comfort zone, no? E riflettevo su questo, sul fatto che per me forse la vulnerabilità è preziosa in quanto riusciamo, almeno per me, così spesso a dare il meglio proprio di noi nei momenti di vulnerabilità. Per cui è una caratteristica unica, preziosa, che certo, insomma, i limiti sono evidenti, specie in questo periodo, come dicevo, però è una caratteristica che dobbiamo tenerci molto molto stretta. Per passare ad un'altra piccolissima citazione molto più famosa, Camus nell'Uomo in rivolta diceva la bellezza non fa le rivoluzioni, ma arriva il giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei. E riflettevo su questo, che adesso il periodo che abbiamo davanti sicuramente, purtroppo, devo dire per certi versi, non ci saranno delle rivoluzioni, però questa parte del 2020, probabilmente anche tutto il 21, saranno dei momenti di sperimentazione e di ricerca. E come tutti i momenti di sperimentazione e ricerca, molte delle idee che verranno messe in campo rimarranno per strada, le lasceremo lì, però lasceremo delle tracce ed è su queste tracce, secondo me, che bisognerà lavorare per il futuro prossimo. Se dovessi individuarne una, quella che secondo me è più, diciamo, il nervo più scoperto, che è stato ancora più scoperto da questa situazione di emergenza, sicuramente è la tutela dei lavoratori. Quindi la continuità del lavoro, il riconoscimento proprio di status di lavoratore. Questa fragilità e altre fragilità, secondo me, dipendono a monte da una cosa, che è la cosa su cui dovremmo tutti insieme lavorare di più, e cioè il reale posizionamento del nostro settore all'interno della società, cioè ricollocare nella testa dei cittadini, delle istituzioni, il nostro settore. Ed è su questo che dobbiamo lavorare. Io credo che una delle domande che tutti noi che facciamo questo mestiere ci siamo posti in questo periodo è quanto siamo realmente importanti per gli altri, no? Per il resto della comunità, per la società tutta. Davvero manchiamo così tanto alla gente o la gente in questo momento ha bisogno di altro, ha pensieri più urgenti? Quindi per cambiare la risposta a questa domanda, che sappiamo tutti qual è purtroppo, è inutile fare finta di nulla, bisogna forse una volta per tutte fare una riflessione seria e fino in fondo sul ruolo e la funzione che il nostro settore ha all'interno della società. Altrimenti il rischio è quella di continuare per altri 50 anni, come si dice, a suonarcela e cantarcela fra di noi, perché insomma il tasso di autoreferenzialità di questo lavoro, di questo settore è altissimo. Quindi questo è secondo me la cosa su cui bisogna lavorare di più. Questo periodo di fermo penso che possa e debba essere l'occasione per farlo e per farlo dalle fondamenta proprio. La cosa più urgente che bisogna fare è quella che dicevo prima, cioè provare a ripensare dalle fondamenta il settore per quello che riusciamo. Sempre il mio amatissimo Camus diceva: c'è sempre una filosofia per la mancanza di coraggio, che credo che sia una frase bellissima. Ora, il coraggio adesso dobbiamo averlo, bisogna lavorare per ricollocare il nostro settore nella testa dei cittadini, delle istituzioni, diciamo spostare l'accento sulla natura pubblica proprio del finanziamento del nostro lavoro, sul fatto che dobbiamo iniziare a ritornare a fare un servizio pubblico, e questo è l'unico modo. Come sai, lavoro curo l'attività organizzativa della compagnia Scena Verticale e del Festival Primavera dei Teatri. Abbiamo queste due anime, sia la compagnia che il festival a sede a Castrovillari, e io insomma sono lì da 20 anni a curare la parte organizzativa di entrambe le cose, insomma, sia della compagnia che del festival. Quindi riesco a vedere, o forse ho la presunzione di riuscire a vedere le cose da entrambi i lati della barricata, no? Dal punto di vista di chi produce e distribuisce un lavoro e da quello di chi invece deve avere la cura di ricevere il lavoro degli altri e i progetti artistici degli altri.
Quindi in entrambi i casi provo a interrogarmi su quello che faccio e su quanto quello che faccio giustifichi il finanziamento pubblico che arriva nella mia struttura. E quindi provo a chiedermi questo, cioè quanto davvero il mio lavoro deve essere sostenuto dalle tasse dei cittadini. Una domanda semplicissima, ma con una risposta difficilissima. Quindi non so, per esempio, prendiamo il festival, qual è il vero oggetto del finanziamento pubblico che ricevo? Perché devo essere sostenuto? Perché faccio, diciamo, intrattenimento serale, perché faccio promozione turistica, perché faccio marketing territoriale, place branding, community building, eccetera, eccetera. Noi facciamo anche questo, però credo che il motivo principale per cui un progetto di questo tipo debba essere sostenuto è perché diamo un contributo semplicemente alla crescita democratica, sociale, civile, poi anche economica di un territorio e di una comunità. Dopodiché facciamo tante altre cose, ma sono una conseguenza di un progetto costruito con molto rigore, che sia dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista della relazione con la comunità e col territorio, prova a dare un contributo di questo tipo. Per cui credo che la riflessione vada fatta in questi termini. Dobbiamo provare in qualche modo a far capire che, al di là del fatto che produciamo e diffondiamo cultura e quindi siamo in qualche modo da legislatore anche giudicati per i numeri che produciamo in questa direzione, la parte più importante del nostro lavoro riguarda probabilmente quello, riguarda il rapporto con le nostre comunità, con il nostro territorio. Questo è nel caso di un festival che è collocato in un contesto particolare. Un rischio in questo è non lasciare una completa libertà legislativa alle regioni. Nel momento in cui io dico voglio essere giudicato esattamente per il lavoro che faccio all'interno del mio contesto, quindi a livello nazionale vorrei che fosse contestualizzato il mio lavoro che faccio in questo territorio. Dall'altra parte lasciare mano libera completamente alle regioni, io lo dico partendo dalla regione in cui sono, è chiaro che magari un collega emiliano direbbe un'altra cosa, è un rischio da questo punto di vista grandissimo, perché comunque ci sono delle regioni che hanno bisogno di essere accompagnate e quindi insomma lasciare completamente campo libero è pericolosissimo. Il fatto che io realizzi un prodotto artistico, da lì in poi quanto pubblico riesco a raggiungere, quanto successo ha questo spettacolo, che reale impatto ha nella diffusione poi, no, del prodotto che ho creato, questo io credo che dipenda molto molto in parte da noi. Dipende da un contesto generale, da un sistema all'interno cui ti vai ad inserire. E per questo dicevo, ho in qualche modo la fortuna di capire che cosa vuol dire anche dall'altro lato curare e accogliere un progetto all'interno di un proprio progetto, appunto. Perché il lavoro deve essere fatto insieme. Se non c'è un contesto tale da fare in modo che determinati prodotti artistici riescano davvero ad impattare, a raggiungere un certo numero di persone e ad avere gli effetti che nella testa di chi li ha creati, insomma, ci si era dati, è un problema del sistema. È un problema di vasi che non comunicano, è un problema anche di coraggio, come dicevo prima, no? Non voglio stare lì a parlare delle solite vecchie logiche, eccetera, però in qualche modo determinati meccanismi vanno scardinati, altrimenti, come succederà, non ho nessun dubbio, come succederà alla fine di questo maledetto periodo, i forti saranno più forti, i deboli saranno più deboli. Ti faccio un esempio concreto. Io che, come ti dicevo, curo l'attività di una compagnia indipendente, sarò l'anello più debole del sistema nel momento in cui il sistema ricomincerà a camminare, se ricomincerà a farlo nei termini in cui l'ha sempre fatto. Tanto più adesso che non abbiamo nemmeno dei vincoli dal punto di vista del restituire al Ministero quello che il Ministero ci trasmette, visto che siamo in un periodo di emergenza. Quindi, insomma, sarà davvero davvero complicato. Quella solita battuta, ma che lavoro fai? In realtà, insomma, è una battuta molto molto seria. Per cui fare questo tipo di lavoro, a partire appunto dall'essere anche molto fermi nel dialogo con le istituzioni, spesso dove questo dialogo è un po' più fragile, no? Io è chiaro, se parlo con dei dirigenti ministeriali è un conto, se parlo nella mia regione, ma non è solo la mia regione, sono tante altre,
devi far passare determinati concetti che riguardano soprattutto perché devi darmi risorse pubbliche. Nell'interfacciarmi con le istituzioni, specie regionali, ho avuto vari step negli anni, no? Sono partito, sai, quando ero più giovane, questo festival, cazzo, un festival molto rigoroso anche dal punto di vista artistico, grande qualità artistica, provavo a battere soprattutto su quello, no? Provando a spiegare al mio interlocutore politico quanto dal punto di vista artistico e della qualità artistica del lavoro che facevamo fossimo importanti e meritevoli di un sostegno. Dopodiché mi sono accorto col passare degli anni che spingere in quella direzione purtroppo aveva risultati, insomma, scarsi. Quindi siamo arrivati al secondo periodo, il periodo dei numeri. Quindi ho cominciato a menare con una mazza su quanto turismo facciamo, quanto place branding, marketing territoriale, quanta rivalutazione dei beni culturali del nostro territorio, numeri, no? Quanto lavoro diamo, perché poi, come ti dicevo prima, noi questo lavoro lo facciamo sul serio. È una conseguenza del resto, però lo facciamo davvero, c'è tanta gente che arriva nel periodo del festival, insomma, riempiamo tutti gli alberghi, c'è un grandissimo indotto. Quindi sono andato di là. Adesso siamo alla terza fase, nella fase in cui ho capito definitivamente che anche questa strada è una strada che non porta da nessuna parte. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che produrrà più numeri di te. Perché se non si fa e non si insiste, per esempio, su una cosa banale come la separazione di categorie, per dire, allora fate un avviso pubblico, spettacolo dal vivo da una parte, altro tipo di cose dall'altra, e all'interno dello spettacolo dal vivo una separazione tra la musica popolare, la musica jazz, il teatro, eccetera eccetera, c'è sempre qualcuno che produce più numeri di te, che fa più turismo di te, che porta più cittadini di te o turisti a valorizzare e visitare il monumento, perché magari semplicemente lo fai in agosto e tu lo fai a fine maggio. Quindi mi sono ormai convinto da anni, insomma, che la strada è quella, cioè rivendicare molto chiaramente e fortemente il ruolo e la funzione che abbiamo all'interno del contesto in cui lavoriamo. Più questi ruoli e queste funzioni emergono chiaramente, più saremo riconoscibili, avremo identità sia agli occhi delle istituzioni sia agli occhi dei cittadini. Altrimenti, insomma, per i cittadini il progetto del mio festival sarà un progetto semi-estivo di divertimento, punto e basta. Ecco. Il nostro lavoro viene definito spesso con questa parola, siamo un avamposto, no? Io vedo soprattutto la connotazione negativa di questa parola, perché in realtà siamo semplicemente un posto avanti al nulla. Lavoriamo abbastanza nel deserto. Se non si crea appunto un ecosistema che costruisca per esempio anche un alfabeto comune di relazione con le istituzioni oltre che con la comunità, siamo tutti più deboli. Purtroppo ci sono dei territori che sono territori di emergenza anche e soprattutto per questo, perché non hanno possibilità di fare un lavoro di insieme e di sistema con altri attori del sistema culturale in generale, che è anche molto importante dal punto di vista politico, del portare avanti delle istanze che siano vicine al lavoro che fai. Quando io ho a che fare con un sistema in cui la maggior parte dei miei colleghi navigano su lunghezze d'onda differenti dal punto di vista artistico, dal punto di vista proprio del pensiero politico-culturale, è anche un problema. Io non riesco a fare azioni di lobbying anche con delle persone che la pensano come me. Questo è un altro problema in termini di ecosistema. Meno hai intorno, meno sfumature e sfaccettature del tuo lavoro hai intorno, meno riuscirai a fare squadra anche da questo punto di vista, no? Io per esempio non ho iniziato né per passione né per talento, ma ho iniziato per caso. Insomma, come tantissime persone che avevano lavorato e studiato per anni, ad un certo punto che cosa è successo? È successo semplicemente che stavo cercando di capire come portare avanti la mia vita, ed è successo per caso che mi sono seduto una mattina al tavolino di un bar, c'era un giornale su questo tavolino ed era aperta una pagina dove c'era questo tamburino che sponsorizzava questo corso di formazione gestionale per operatori di attività teatrali e di spettacolo promosso dall'Ente Teatrale Italiano Buonanima. Io ho letto questa cosa e ho detto ma che è?
Poi ho pensato subito dopo, ma mi sembra una cosa abbastanza generica e generale per l'assoluta mancanza di specializzazione che ho. Quindi ho preso un gettone perché era ancora il periodo delle cabine con i gettoni, ho telefonato, era l'ultimo momento, era l'ultimo giorno per mandare le domande per questo corso, ho mandato questa domanda, ho fatto la selezione, l'ho superata e ho iniziato a fare questo corso e poi ho iniziato a fare questo lavoro, quindi ho iniziato per caso. Questo ti dico, da una parte adesso mi fa soffrire della cosiddetta sindrome di impostore, perché non ho dell'impostore, non ho nessuna preparazione specifica in questo settore, non ho sviluppato una passione particolare, non l'avevo prima, ho sviluppato una cosa, che è la cosa che mi ha fatto insomma, andare avanti tutto questo periodo, non mi ha fatto smettere, cioè l'istinto di sopravvivenza. Questa è la, sì, se dovessi dire una caratteristica e una qualità che ho sviluppato che mi ha permesso di portare avanti questo lavoro, questa è la caratteristica, è la qualità che ho sviluppato. Probabilmente l'ho sviluppata di più di altri colleghi perché lavoro in questo contesto, in questo territorio e credo che questo tipo di qualità sia la prima qualità che chi fa il mio lavoro debba avere qui. E magari altri possono aver sviluppato altri tipi di istinti, che ne so, l'istinto di conservazione, per esempio, che però ha delle sfumature diverse, può essere anche l'istinto di conservare la poltrona a vita, o insomma ci sono vari tipi, varie sfumature di questo istinto, però non avendo una passione specifica anche dal punto di vista artistico per l'andare in scena, stare sul palcoscenico, questo tipo di lavoro lo riesco a fare meglio anche perché per me non è un ripiego, come vedo che necessariamente è per tanti ragazzi che si avvicinano a questo lavoro e non lo vivo anche con quel tipo di frustrazione che ha magari un mancato attore che ha dovuto ripiegare sull'aspetto organizzativo perché all'interno di quel gruppo artistico doveva esserci una persona, no, che doveva occuparsi di tutte queste cose, smazzare le carte, avere a che fare con la politica, eccetera, eccetera. Quindi lo faccio con grande serenità, prima o poi mi scopriranno, e quando mi scopriranno saranno cazzi. È molto collegato a quello che dicevo prima. Purtroppo non ho ricette concrete perché fare quello che dicevo è molto complicato. Però sì, la risposta che darei a questo, se fossi ministro della cultura, il giorno dopo inizierei a fare un lavoro per spiegare ai cittadini perché il nostro settore, quello del teatro, è importante ed è necessario sostenerlo attraverso risorse pubbliche, provando dopodomani a interrogarmi io stesso su che cosa è meritevole di sostegno pubblico e cosa non lo è, cominciare a fare una distinzione. Non è questo non è difficilissimo, è molto difficile dal punto di vista politico, chiaramente, però non è difficile capire cosa è maggiormente degno, diciamo così, di sostegno pubblico, cosa è più vicino al essere un servizio pubblico e cosa non lo è. Farei questo. Poi, siccome magari prima di essere stato ministro della cultura sono stato anche presidente di regione, quindi ho una certa esperienza amministrativa nel settore, cambierei un po' ecco, il linguaggio, no? Perché se continuo a dire da presidente di regione o da ministro della cultura che la cultura è un grandissimo volano per lo sviluppo turistico, che è un grandissimo volano per l'economia, bla 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 bla. Quindi nelle parole dico questo, nei fatti appunto lo considero come un settore di serie C. Il problema qual è? Che poi lo vado ad amministrare anche come un settore di serie C e questo nella vita quotidiana di tutti noi poveri teatranti, ma non solo di noi, insomma, è un grave problema, è un grave problema. Quindi anche restituire una dignità a livello di cura amministrativa a questo lavoro è un'altra delle cose che bisognerebbe fare proprio per cambiare la quotidianità di tutti noi, no? E quindi avere un alfabeto comune con chi ci governa a livello locale soprattutto e provare a fare dei confronti che siano degni di questo nome, non dei confronti tra due persone che parlano proprio due lingue completamente diverse e tu sei dopo 20-25 anni di lavoro lì a dire ma ancora devo spiegare questa cosa, cioè siamo a punto e da capo, perché? Perché devo farlo?
Ma te ne dico sì, una sostanzialmente, un paio. Allora, per quello che riguarda me, che appunto lavoro al servizio di una compagnia, una piccola compagnia indipendente, l'economicità è una delle caratteristiche principali per capire anche qual è la tua collocazione sul mercato. Purtroppo è una delle caratteristiche principali. Certamente non lo è per la produzione di un teatro nazionale, magari per la produzione di un teatro nazionale uno degli elementi che rendono vendibile e sostenibile uno spettacolo può essere l'appetibilità in termini di politica di scambio, no? Ma non direi solo di un nazionale, purtroppo di un nazionale, di un trick, di un centro di produzione. E con le regole che abbiamo, tutti loro per sopravvivere devono fare questo, quindi nella maggior parte dei casi i prodotti culturali di queste istituzioni sono costruiti per questo, per essere appetibili in termini di scambio e di circuitazione all'interno degli altri organismi che li ospitano. Poi sai, ci sono tante altre riflessioni anche chiaro, la qualità del prodotto, chiamiamolo così, è fondamentale, però io immagino che anche in un periodo del genere il discorso economico diventi centrale. E sicuramente insomma, è una limitazione grossissima, quindi io vedrei più un indebolimento. Poi è proprio nella natura del nostro lavoro, la mobilità, e senza mobilità probabilmente viene meno proprio il nutrimento essenziale del lavoro che facciamo. Mobilità vuol dire anche, forse anche prima di tutto, incontro con l'altro nel luogo in cui quest'altro vive, nutrirsi proprio del viaggio, ci credo sul serio, no? E poi anche del nomadismo proprio come pratica di vita e di lavoro. Quindi davvero non riesco a pensare come possa non essere un indebolimento. Poi sì, ci possono essere sfumature di rafforzamento, però credo che sia un grossissimo indebolimento, soprattutto dal punto di vista proprio del nutrimento artistico, ma anche dal punto di vista di chi fa il mio lavoro, perché anche per me che sono, diciamo, un operatore, no? La parte di mobilità è centrale e senza quella probabilmente non smetterei di farlo. In periodi del genere c'è un bisogno pazzesco, quindi uno magari, in parte come ho fatto anche io, ritira fuori, come dire, una specie di comfort kit proprio, no? Anche per accompagnare la quarantena. Vabbè, io sono quelli che più o meno ti ho già citato, no? I taccuini di Albert Camus, che per me è proprio come ascoltare la voce di un fratello, di un amico vicino, talmente l'ho letto e talmente sono vicino, proprio in sintonia col suo pensiero e con l'uomo proprio al di là dell'intellettuale. E l'altro libro sono le poesie di Sandro Penna che mi hanno accompagnato da quando l'ho letto la prima volta dappertutto, dappertutto. Il disco, te l'ho citato anche, ho citato prima King Gordon, c'è una canzone in particolare che ha segnato la mia vita per vari motivi che non ti sto qua a raccontare, che sono fuori legge, ed è questa canzone che si chiama Tunic, Song for Karen, di un album insomma, tanti anni fa, e l'album mi pare che si chiama Goo, comunque insomma Tunic, Song for Karen, Sonic Youth. E il film in momenti di quarantena l'ho ritirato fuori perché quello è proprio il vero comfort e sto cominciando a farlo diventare un comfort anche per le mie figlie, lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, di Bud Spencer e Terence Hill, perché lo era da quando ero bambino e chiedevo a mio padre di farmelo vedere, a mia mamma di farmi la pignata con i fagioli e farmi la scarpetta, quindi queste cose.